Buongiorno, settimana dal 24 al 30. Per velocità ho estratto la carta, vi ricordo che non volevano uscire proprio i numeri, alla fine, eccolo, i segni, uscivano sempre gli stessi segni, alla fine è uscito il segno nuovo. La bilancia è uscita con una carta che non piace a nessuno, il 3 di spade. Le spade è una carta veramente antipatica, ci parla di un dolore, ma ci parla di un dolore superato in qualche modo. Queste spade in questa specifica carta non si conficcano sulla pelle tranne che su una mano, per il resto diciamo che hanno superato la pelle e il cuore. Ok, adesso andiamo a vedere esattamente che tipo di messaggio per questa settimana. Ti ricordo, Bilancia, che per te c'è un canale dedicato in cui troverai ogni giorno il buongiorno Bilancia e che trovi nel box informazioni di questo video. Quindi ti consiglio di andare al box informazioni, andare a cercare dove è il link, cliccare sul link e dopodiché iscriverti al canale, ok, se vuoi il buongiorno ogni mattina. E ti ricordo che il canale è valido, così come anche questo video, è valido per coloro che hanno Sole, Luna, Venere e Ascendente in Bilancia. Ok? Fatte queste promesse di rito, ti ricordo che se non sei ancora iscritto a questo canale di iscriverti, in modo che così, e clicchi sulla campanella, sarai sempre avvisato dei prossimi video. Ma se ti iscrivi, metti il like, fai soprattutto cosa gradita. Quando vi iscrivete, fate cosa gradita a noi, che veniamo sollecitati, anche invogliati a darvi più contenuti. Ok? Allora, Bilancia, in questo momento soffri probabilmente la quadratura del Sole, di Venere e di Mercurio. Vi ricordo che dalla settimana prossima le cose si alleggeriscono. Questa settimana in cui non ci sono movimenti, tranne che inizia la retrogradazione di Saturno in Pesci. Di questa retrogradazione parlerò, penso, in un video o in un post specifico, quindi ripeto, se non sei ancora iscritto, iscriviti, lo troverai poi nella community o su Facebook, cioè Facebook, Instagram, insomma sono tutti attivi. Perché? Perché la retrogradazione di Saturno è importante, perché si va a coniugare, e in Pesci si va a coniugare alla retrogradazione di Nettuno del 2, quindi pure in Pesci. Andiamo a vedere che poi l'altro pianeta in retrogradazione del momento è Plutone in Acquario, quindi nello stesso spicchio di cielo 3 pianeti andranno in retrogradazione. Cambieranno un attimo gli assetti delle cose, ma giusto nell'ottica di andare a riprendere quello che non era sistemato e risistemarlo. Ma ripeto, ne parleremo. Cara mia Bilancia, andiamo a vedere comunque con che energia affronta questa settimana. Il giudizio, il 6 di denari, il 5 di coppe. Il giudizio è Saturno, di lui stavamo parlando, no? È come se ci fossero delle cose da sistemare. Senti che ci sono delle cose da sistemare, ma non sai come farle, come sistemarle. Hai un sacco di dubbi, un sacco di situazioni che ti tengono legato o legata anche al passato in qualche modo. Non riesci a decidere come procedere. Non riesci a capire se un ritorno vale la pena di portarlo avanti o no. Questo mi arriva, vediamo. Il ritorno potrebbe essere anche di un lavoro, 7 di bastoni, imperatrice, re di denari, 4 di bastoni, luna e regina di bastoni. Le incertezze del Bilancia potrebbero riguardare situazioni stabili. Qualcuno un matrimonio, qualcun altro no, proprio situazioni stabili. Potrebbero essere lavorative, ok? Qualcuno ha dei dubbi su delle situazioni lavorative, sulla prosperità di alcune situazioni lavorative, dubbi, paure. Abbiamo
3 arcani maggiori in questa stesa: il giudizio, l'imperatrice e la luna. Quindi le paure che ci portiamo appresso, la confusione anche che riguarda questa situazione. In qualche modo una bilancia che mi appare un attimo sulla difensiva, perché la mia idea è che è una bilancia particolarmente creativa questa settimana, però in qualche modo abbia paura di portare avanti e di concretizzare un progetto che comunque finora ha dato soddisfazioni. Questa è la cosa. Quindi qualcosa che ha dato soddisfazioni, in qualche modo la bilancia vuole mollarlo. Perché? Cosa ci sfugge? Per qualche bilancia ci sono delle gravidanze, ok, beh, non importa, cioè non è che non importa, potrebbero esserci delle gravidanze anche abbastanza inaspettate, ve lo dico, ma è come se fosse una voce dell'universo che urla e però se effettivamente parliamo di gravidanze, qui c'è grande dubbio relativamente a questa gravidanza, quindi l'idea che mi danno queste carte è che che la bilancia abbia dei grandi dubbi a portare avanti e a fare crescere un progetto. Perché è un progetto che fa paura, però mi arriva forte l'idea del grembo materno, Quindi o è qualcosa che voi avete creato, se lavorativamente è qualcosa che voi avete creato, non siete sottoposti a nessuno, è una vostra creazione questo lavoro, quindi potreste essere imprenditori o imprenditrici. Oppure parliamo di una gravidanza in un rapporto stabile. Gravidanza è anche il creare qualcosa di nuovo in un rapporto stabile, il mettersi nelle condizioni di, per esempio, concretizzarlo con un matrimonio, se una relazione, ok? Oppure concretizzarlo con un figlio, parliamoci chiaro, che comunque è una situazione che fa paura, cioè che porta appresso tutta una serie di emozioni che in ogni caso creano confusione e paura. Il fatto che ci sia il 3 di spade è quello che continua. Perché il dolore? È un dolore che sta per essere superato, relativo a questa situazione, quindi potrebbe essere effettivamente una situazione lavorativa, però che in questo momento voi avete un attimo su cui avete dei dubbi, potreste voler ritornare a una situazione del passato, state proprio mettendo barriera su barriera o a un'eventuale proposta di matrimonio o un'eventuale gravidanza, lo ripeto, o un eventuale avanzamento di carriera che però vi intimorisce, perché a me quello che proprio mi arriva è il timore, c'è tanta confusione sotto, tanto dubbio. Questo timore chiaramente non è positivo, quindi vi fa stare male. Andiamo a vedere il resto. Queste saranno carte che prenderò tutte al dritto. I dubbi relativamente a una situazione di dare ed avere, quindi una situazione economica, probabilmente, possibilmente, ok? Oppure in un rapporto in cui si deve trovare un equilibrio, perché c'è qualcuno che dà di più e qualcuno di meno. L'asso di denari mi parla proprio di un nuovo inizio di gioia. Il cavaliere di spade, il 5 di spade, quindi abbiamo 2 5 in questa stesa, il carro, il re di denari che abbiamo trovato anche là, e il 7 di spade. I dubbi sono relativamente a situazioni che possono nascere, ma che possono essere lavorativamente, secondo me. Se non sono lavorative, ve l'ho detto, proprio riguardo a situazioni stabili, tipo matrimoni, rapporti pubblici, eccetera.
situazioni che possono nascere, che ci portano a cambiamenti anche drastici, totali, ma sono cambiamenti positivi, trionfi che potresti avere, però chissà perché ho una bilancia che non la vede in questa maniera, la vede con grande occhio di perdita, di rimpianto, è come se sentisse di perdere, ok? Nonostante le carte ci dicano che stia per procedere in una situazione positiva, ma ha la sensazione di aver perso, quindi qualcuno di voi effettivamente potrebbe aver vissuto delle situazioni di perdita di recente. C'è ansia, dubbio, rimpianto a volte, ma soprattutto il dubbio e l'ansia relativamente a situazioni lavorative, ma che prevedono avanzamenti. Bilancia, solo tu sai, perché effettivamente senti quello che ti risuona, perché questi sono messaggi che devono risuonarvi, ok? Io credo che il nuovo inizio sia molto bello, concreto, solido, però vi muovete in una maniera che è un po' incerta perché ci sono troppi dubbi, perché per qualcuno tende molto a litigare, vi devo dire la verità, perché ci sono dei sogni, perché sono coinvolti i sogni, c'è molto il senso del sogno in queste carte, ci sono dei sogni che in qualche modo vi producono paura, ansia, ok? L'avanzamento di questa situazione, che può essere lavorativa o sentimentale, vi procura ansia, ok? Andiamo a vedere un paio di oracoli e prenderò quelli della luna perché abbiamo trovato la carta della luna, poi prendiamo questi akashici e poi lo sciamano. Voglio vedere, cara mia bilancia, se mi confermano quello che abbiamo visto, che è come se tu avessi paura di un avanzamento. Anche qui il 5 di spade, la diversità col 3 di coppe. Hai paura a lasciare il nido, perché sei in una situazione di un rapporto sentimentale, hai paura della diversità che c'è con l'altro. Questo 5, a volte litigate un po' troppo, ecco, questo ti fa paura e quindi hai paura a lasciare il nido. Se sono situazioni economiche, quelle che e professionali, hai paura a lasciare il certo, hai paura a lasciare dove stai bene, perché ci sono dei posti dove stai bene finora, anche se non sei stato benissimissimo, sei stato bene, hai paura a mollare l'ancora per certi versi, almeno questo è quello che mi pare chiaro. Di cosa hai bisogno per rilasciare questo passato? Le emozioni stanno correndo alte, quindi ci sono emozioni che ti percorrono, la luna è una di quelle che possono essere di dubbio, ma possono essere proprio anche emozioni, confusione, paura, ma emotività in genere che avevamo visto, amore incondizionato, però hai paura a lasciarti andare. C'è un dolore che ancora non è del tutto superato, quindi hai paura a lasciarti andare, bilancia. Cosa ti invita a fare lo sciamano nello specifico? Il collegamento e la porta che si chiude. Un altro 5 e un 32 che fa pure 5. Per qualcuno è collegato al mese di maggio, però maggio e luglio, però vi voglio dire che queste carte mi sembrano chiaramente delle carte che ti invitano a chiuderla una porta. Si è completato un ciclo. La chiusura di questa porta ti fa paura. Hai paura ad uscire dalla porta e ho visto uscire dal nido, no? Uscire dalla porta e lanciarti nel vuoto, tra virgolette. Ricordati però che il vuoto è protetto, c'è una rete che ti protegge in questo vuoto, quindi bilancia, non aver paura e non farti dominare da questo senso di oppressione e di dolore che in questo momento sembra albergare in te,
per il cambiamento radicale di una situazione. Ok? Bilancia, come al solito ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.